No, no, amore, ti giuro, mi serve, ma non lo userai mai. E poi a metà settembre ti ritrovi a dover aspirare la macchina con un caldo atroce. Ciao ragazzi, scusatemi, stavo facendo un paio di considerazioni. Ho acquistato l'aspirapolvere della Lidl e sono stato costretto ad utilizzarlo per giustificare l'acquisto. Ma non poteva mancarmi. Silvercrest funziona? Vediamo. Aspira, sinceramente un po' di sporcizia dalla mia macchina che è un po' abbandonata, smontata, sto riparando, montando qualcosina. Si è accumulata un po' di sporcizia. Quindi vediamo come funziona, vediamo come riesce ad aspirare la polvere dai tappetini. Allora ragazzi, perdonatemi, questo è il tappetino lato passeggero e c'è un pochettino di sterpaia. Vi ho detto la macchina non è molto curata obiettivamente, perdonatemi, non è una bella visione, ma vediamo come funziona questa aspirapolvere, questa aspirapolvere maschio o femmina, non lo sapremo mai. Allora, si accende mandando avanti questo tastino, utilizziamo la prolunga con questa parte con le setole, vediamo se strofinando si sposta la sporcizia e se l'aspira. Allora ragazzi, impressioni a caldo, è un aspirapolvere, quindi la polvere l'ha aspirata, guardate la differenza fra questa parte e quest'altra parte. Per quanto riguarda lo sporco più grosso, sì, in parte l'ha aspirato, ci sono dei pezzi di sterpaia qua all'interno, quindi sicuramente è riuscito ad aspirare qualcosa, però tante altre sono state spostate dalle setole, quindi quando sparivano semplicemente perché venivano spostate praticamente in questo modo. Quindi le ho spazzate via utilizzando le setole, non le ha proprio rimosse, però in questo caso si accumulano tutte qua, invece accendendolo una parte viene aspirata. Proviamo in questo angolo, che è dove solitamente poggia il tacco della scarpa, diciamo è più sporco. Guardate, adesso è grigio, quindi si vede per bene lo sporco. Proviamo di nuovo. Allora, poi le parti più piccole non riesce ad aspirarle perché, come vedete, saltano fuori. Sono questi granellini di sabbia che rimangono comunque nascosti e annidati, quindi va bene per aspirare solo la polvere. Già la sabbia sembra che non riesca, a meno che non sia un cumulo di sabbia. Appoggiandolo sopra ovviamente qualcosa verrà aspirato, ma devo essere sincero, un po' di forza in più non gli avrebbe fatto sicuramente male. Proviamo in questo angolo. Ok, questa era la prova con le setole. Adesso rimuoviamo le setole, si fa semplicemente scorrere in avanti questa parte, ma mi viene difficile con una mano, quindi un attimo. Ok, una volta rimosse le setole, in questo modo avremo la possibilità di non avere alcuna perdita nell'aspirazione, dovrebbe riuscire a rimuovere ancora meglio. E insomma, diciamo che non è proprio un utensile potentissimo, ovviamente già dalle dimensioni si capisce. Forse se fosse stato un po' più potente, almeno per quanto riguarda questo tipo di sporco che nella moquette diventa difficile da rimuovere, che si annidano tutte le varie parti di sporcizia, però il tappetino già è molto più pulito rispetto a poco fa. E allora facilitiamogli un po' con la vita, vediamo con la carta, vediamo se riesce ad aspirarla.
Ok, dai, è riuscito ad aspirarla. Anche un pezzo di plastica, insomma, c'era un po' di sporco anche nell'altra macchina, soprattutto ovviamente nei tappetini, ed è riuscito ad aspirarla, ma non è proprio un lavoro, diciamo, da lavoro record. No, è benissimo, benissimo. Ma che sudato sullo sport. Ah, ha fatto sport, amore mio. Ah, ragazzi, sono tornato dalla macchina, non ho sudato, no. Porca miseria. Va bene, dai, parliamo di questa aspirapolvere. E allora, viene venduta all'interno di questa scatolina in cartone. All'interno c'è anche il manuale di istruzioni. E nella parte frontale va innestato questo tubo che si avvita semplicemente avvitando e svitando. Occhio, perché si avvita in senso antiorario e si svita in senso orario, quindi al contrario di come si avvitano solitamente le classiche viti. Nella parte frontale c'è questa parte che si utilizza per innestare vari accessori, quindi si inserisce seguendo la forma in questo modo, e lo stesso si può utilizzare ovviamente anche nella parte frontale, sfilando questo tubo e inserendo direttamente gli accessori da questa parte. Arriviamo subito al dunque. Conviene comprarla? Se non avete alternative, sì, perché costa poco, costa 17,99 €. Vi permette alla fine di aspirare la sporcizia. Guardate, all'interno qualcosa fuoriesce. All'interno c'è questo filtro che già si è sporcato, c'è tutta la polvere che abbiamo aspirato, e quindi sì, pulisce. Non possiamo dire che non aspira, però pulisce poco e aspira poco. Bisogna accontentarsi. Io non sono soddisfatto al 100%, ma si è visto. Non deve essere uno sporco accumulato, si tratta solo di polvere, allora riesce a rimuoverlo. Anche gli incastri, come vedete, forse si è accumulato, sì, vedete, si accumula un po' di sporco, è passato lo sporco e non mi ha fatto incastrare bene. Ecco, ok, ora è meglio. Quindi diciamo che è un aspirapolvere che funziona solo con l'accendisigari dell'automobile e che va utilizzato mentre l'automobile ha il motore acceso, altrimenti prosciughiamo la batteria. Però se fosse stato per esempio con un alimentatore si poteva utilizzare qua all'interno del laboratorio, si poteva utilizzare in casa per i divani eccetera. Invece va bene solo per l'automobile, che non sia eccessivamente sporca. Adesso guardiamo come sono fatti gli accessori. Quindi in dotazione troviamo anche questo, che serve per aspirare nei punti più stretti, diciamo nei vari angolini, però si riduce ulteriormente la forza di aspirazione e quindi insomma non è molto efficace. Come vedete è sporco perché ho provato a utilizzarlo in alcuni angoli e effettivamente non ha chissà quale effetto. O sono stato sfortunato io o non lo so, però anche dalle immagini fa vedere un utilizzo su briciole di qualche merenda nei vari angoli di una macchina già pulita e poi, come ho fatto io, sulla moquette con dello sporco che va a insinuarsi fra tutti i pelucchi della moquette che lo catturano, quindi è più difficile da rimuovere, e in quel caso non è stato proprio è molto efficace. I granellini di sabbia sono rimasti, come avete visto, tutti dove erano messi, e quindi obiettivamente non mi ha fatto fare wow. Lo sporco è passato anche da questa parte, appena ho sollevato questa parte è caduto tutto. All'interno c'è anche una valvolina, perdonate, non è bello vedere lo sporco in questo modo, ma se inserisco questa matita vedete questa valvolina che dovrebbe aprirsi al passaggio dell'aria e richiudersi per evitare che la stessa sporcizia torni indietro. Però è un materiale morbido e uomo. Lo faccio vedere da questa parte, vedete? Essendo morbida basta che un po' di sporcizia rimanga in mezzo, rimane aperta, quindi c'è il rischio che ciò che viene aspirato poi ricada fuori. Comunque io vi ho fatto vedere come funziona. Io non sono contento, non vi dico di non comprarla, non ve lo dico, però io non sono rimasto soddisfatto, va bene? Detto questo, ora devo andare a dire a mia moglie che funziona benissimo perché devo giustificare l'acquisto. Sono super soddisfatto, tutto a posto, funziona, e vi saluto e vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!